Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Allora ragazzi, so che avete perso un po' le tracce di me in questi giorni, sono praticamente evaporata soprattutto da Instagram, ma in realtà c'è un motivo che può giustificare la mia momentanea assenza. In realtà mi sto dedicando a una cosa che non posso dire perché per scaramanzia, ecco, sapete quando avete tipo una botta di culo dopo tantissimo tempo e non ci credete, ecco. Quindi non lo dico, non lo dirò, non me lo fate dire, però insomma se questa cosa andrà bene ve lo giuro lo saprete. Fatta questa piccola premessa, aggiungo che chiaramente a causa di questa cosa che chiamerò cosa, ovviamente potrò essere un po' evanescente in questo periodo perché magari non riuscirò a girare i video proprio per mancanza di tempo e perché anche perché adesso, come se non bastasse, incombe su di me la data degli esami universitari, quindi sono praticamente tra l'incudine e il martello. Questo purtroppo mi porta a sacrificare leggermente Nero Corvino a malincuore perché purtroppo è quello che ne risente di più quando mi capita un periodo particolarmente pesante, e quindi i video usciranno chiaramente, però potrebbero subire delle variazioni, quindi magari se voi aspettate il video del sabato alle ore 14 come è sempre stato, questa comunque è una costante della mia vita, sì. Allora, i vicini è un giorno che trapanano, ok? Un giorno che trapanano, voce del verbo trapanare. Ora c'era un po' di silenzio, io che cosa ho fatto? Mi metto a girare un video, visto che ho un buco in questa giornata. No. Dicevo, potrebbero subire delle variazioni. Ecco, non fate molto affidamento sulla programmazione ufficiale, almeno per questo periodo, perché potreste rimanere molto delusi. Detto ciò, oggi voglio parlare di un argomento particolarmente leggero, rispondendo a una domanda che mi viene fatta veramente molto spesso, ovvero perché porti i capelli così lunghi? Perché vi ricordo che magari per coloro che mi vedono per la prima volta, io ho i capelli lunghi 1,31 m, adesso 1,32 m. Ovviamente è una lunghezza non portabilissima. Basta, vi prego. Cosa ho fatto nella vita per meritarmi questo? Dio santo, poi la gente va in galera. Chiaramente non è un tipo di lunghezza particolarmente portabile, è un po' difficile trovare o incontrare per strada anche delle persone che portano i propri capelli intanto sciolti, perché tendenzialmente si legano quando si hanno dei capelli così lunghi, ma comunque è difficile che le persone se li facciano crescere fino a questo punto, quindi comunque la mia lunghezza rappresenta una di quei punti limite che comunque le persone tendono a non raggiungere. Perché li porto così lunghi? La verità è che la mia lunghezza è arrivata a toccare certi punti praticamente a caso, cioè io non mi sono posta l'obiettivo di farli crescere fino ad un certo punto, come ad esempio molte persone fanno, che si prefissano un obiettivo. Quello che molti di voi sanno, soprattutto chi mi segue da un bel po' di tempo ormai, è che io non entro in un salone di parrucchieria da 10 anni. Infatti quest'anno il 6 dicembre del 2011 è stato, quindi il 6 dicembre di quest'anno io festeggerò 10 anni che non entro in una parrucchieria. Allora, io ho visto in questi anni un parrucchiere, cioè tipo ho visto uno psicologo, no, ho visto in questi anni un parrucchiere una volta nel 2016 per una piccola scalatura, sempre nel 2016 per farmi fare un'acconciatura per uno spettacolo che dovevo cantare in teatro, e queste sono state le mie i miei unici approcci, che comunque il primo me li sono fatta scalare a casa da una parrucchiera che è venuta a casa, quindi io materialmente non ho avuto il coraggio, proprio mi è mancato il coraggio di entrare all'interno di una parrucchieria, perché
lo sapete come sono alcuni parrucchieri. Ci sono alcuni parrucchieri che quando vedono i capelli, soprattutto quando sono molto lunghi, non so, vengono presi cioè ci sono alcuni parrucchieri che veramente ti mandano alla neuro, e io ho preferito fare venire una ragazza a casa, e poi l'ultima volta che sono andata ho fatto fare semplicemente un'acconciatura. La mia non è una che palle! La mia ovviamente non è un'avversione contro i parrucchieri, infatti ci sono alcuni parrucchieri che sono normodotati, nel senso che capiscono le esigenze di una cliente, le rispettano, fanno in modo che la cliente comunque esca dal salone soddisfatta e felice. Invece ci sono quelli che tu entri con i capelli alle caviglie ed esci tipo Raffaella Carrà, che è quello che è successo a me. Io avevo i capelli arrivati al fondoschiena, ero entrata per una spuntatina perché in realtà avevo voglia di apportare un cambiamento nella mia vita, ero appena uscita da un periodo particolarmente pesante della mia adolescenza, avevo trascorso una fase, ecco, della mia età adolescenziale, dove veramente ne sono successe di tutti i colori, e in quel preciso momento della mia vita il taglio, o comunque, ecco, io non volevo fare un taglio drastico, volevo fare però un taglio comunque che andasse ad eliminare un bel po' di centimetri, ma una decina al massimo. Magari mi sarei aspettata che il taglio che mi fosse fatto dal parrucchiere, che tra l'altro era un parrucchiere anche molto rinomato, era il parrucchiere di mia mamma, era uno insomma che in città era veramente sulla bocca di tutti per la sua bravura. Io li volevo più o meno all'altezza del gomito, sono entrata e sono uscita fantaghirò, e da lì ho detto basta. Perché poi io da quell'episodio ho trascorso i mesi successivi a tirare i capelli come se andare a stressare i miei bulbi fosse stato utile per fare crescere nuovamente i capelli. Ovviamente tra pianti sono quasi finita alla neuro per sta cosa. Da lì ho deciso di farmi coraggio e imparare a tagliarmeli da sola, e ho anche imparato a tagliarli sugli altri in realtà, perché adesso io li taglio sempre a mia madre e ogni tanto quando capita a mio padre e a mia sorella, e benvenuto sfruttamento. Da lì ho iniziato a curarli, come sapete dal 2017 ho intrapreso il mondo dell'ecobiologico e ho abbandonato le tinture sintetiche, e poi l'anno scorso sono passata al total natural. Ovviamente conseguenza di tutto questo percorso è stata la crescita. Vedevo che questi capelli crescevano, io comunque li spuntavo, cercavo di mantenere delle punte piene e un taglio che mi rendesse felice, ma vedevo che la lunghezza man mano che si presentava, ecco, a me piaceva, io ero contenta di guardarmi allo specchio e vedere questa lunghezza che mi piaceva, ecco. Io quindi ho lasciato i capelli crescere e li ho spuntati giusto per ovviamente mantenerli sani. Chiaramente adesso io li continuo a tagliare da sola, ma ovviamente avendo superato la lunghezza dei 130 centimetri e avendo ampiamente superato la lunghezza del mio braccio è un po' difficile adesso continuare a tagliarli da sola, quindi cercasi parrucchiera normodotata che ovviamente possa tagliarmi i capelli di tanto in tanto, che sta zona Foggia. Praticamente li ho lasciati crescere e mi piacevano e li ho lasciati così. Poi mi sono affezionata a questa lunghezza e questa lunghezza è diventata una sorta di prolungamento della mia persona, è qualcosa che caratterizzava anche il mio modo di esprimere all'esterno quello che io sono fondamentalmente, perché comunque tutto quello che noi ci mettiamo addosso rappresenta quello che siamo. I capelli, l'abbigliamento, il trucco, la lunghezza è diventata particolarmente lunga, e io li ho tenuti perché comunque erano belli e non volevo tagliarli, era un peccato perché li vedevo poi quando ho cominciato a tenerli così lunghi, li vedevo sani, erano belli ed era veramente un peccato tagliarli. Chiaramente a volte mi fanno impazzire, è come avere un marito con il quale stai da una vita che a volte vorresti spaccargli la testa e a volte invece lo ami con tutta te stessa e la persona
migliore del mondo, ed è così tra i miei capelli e me, c'è questo rapporto amore e odio, e ogni tanto non collaborano, ogni tanto prendono una brutta piega, magari ogni tanto voglio fare dei boccoli e loro non tengono, non sono mai lisci, non sono mai ricci, sono mossi, quindi non sono né carne né pesce, insomma sono un po' indefiniti, un po' sono neri, un po' sono rossi, alla luce del sole sono mogano e mi viene un colpo, al buio sono neri, insomma, ma sono i miei capelli, loro sono così, io mi sono abituata ad averli così, quindi ormai quando le persone mi fermano e mi chiedono ma perché li porti così lunghi, io non so rispondere, perché in realtà li amo così come sono, mi sono abituata a gestirli e non ho difficoltà a farlo, perché ho inquadrato tutti i modi in cui posso maneggiarli e posso curarli. Diversamente, se fossero corti, magari dovrei riabituarmi nuovamente ai capelli corti, quindi dovrei cambiare i miei ritmi di lavaggio, dovrei cambiare il modo in cui mi vedo e apportare anche delle modifiche a livello di sentire, cioè io mi sento bene con i miei capelli lunghi, magari con i capelli corti non mi sentirei nello stesso modo, e a prescindere dal fatto che ci vuole magari un po' più di tempo per gestirli, magari si possono ingarbugliare maggiormente rispetto ai capelli corti, sono una parte di me che io non voglio assolutamente lasciare, di cui non voglio assolutamente fare a meno. Poi, se posso dirlo in tutta sincerità, credo che portare il capello lungo, magari non così lungo come me, perché capisco che comunque queste lunghezze a volte sono proibitive, ma portare il capello lungo è più facile. È più facile perché ti permette di organizzarti meglio. Un capello corto devi sempre tenerlo in posa, lo devi sempre acconciare, se li hai ricci e corti devi sempre fare un certo margine di styling, mentre il capello lungo sta lì, tu puoi fare delle acconciature, puoi fare tanti tipi di trecce, puoi fare degli chignon, li puoi lasciare lunghi, magari se hai una frangia o un ciuffo più cortino puoi tirarli su e incorniciare il viso. Quindi io credo che il capello lungo da questo punto di vista, anche dal punto di vista della gestione proprio materiale, sia molto più facile da gestire, e poi il capello lungo ti permette di avere tanti look diversi, ti permette di essere più romantica, più sbarazzina, si presta a molte più occasioni e ti dà modo di esprimerti in molti modi diversi che magari il capello corto non potrebbe darti, perché il capello corto tendenzialmente è un capello abbastanza statico, cioè ti puoi muovere poco. È chiaro che si possono fare delle acconciature con i capelli corti, ma comunque devi avere un margine di lunghezza che ti consenta di poterli legare, ti consenta di poterli acconciare senza troppe difficoltà. Poi a me piace avere i capelli lunghi quando ad esempio in estate mi metto i top o mi metto le canotte, oppure sono in costume e i miei capelli sono dietro, li sento sulla schiena che strisciano, no? che dondolano e sfregano sulla pelle, è una sensazione meravigliosa. Poi a me piace quando studio, che sono appunto seduta sulla mia sedia che studio, mi piace girarli sulla spalla e poi adagiarli sulle ginocchia e stare lì e toccarli, è una cosa... è molto rilassante. Non mi percepisco con dei capelli più corti, magari potrei accorciarli un po' di più, sicuramente li accorcerò via via, magari se mi stufo della lunghezza eccessiva, ma sicuramente avrò sempre un range di lunghezza, perché fa parte proprio della mia personalità e fa parte del modo in cui mi vedo bene. Per me hanno un'anima i capelli, ho un legame intimo, introspettivo, ho un legame particolare con i miei capelli. Per me sono una parte importante e non voglio sganciarmene, fanno parte della mia sicurezza personale, e so che magari questo può essere un aspetto negativo, perché sono anche portatori di una sorta di autostima che in mancanza di essi magari non avrei, però io credo che tutti
ci concentriamo su un oggetto, su qualcosa che possa aiutare la nostra autostima. Ci sono persone che hanno i capelli belli, ci sono persone che magari hanno un'autostima più alta perché hanno degli occhi belli, perché hanno un bel fisico, perché non lo so, per tante cose. Forse un giorno li taglierò, non lo so, mai dire mai nella vita. Questa è una grande lezione che ho imparato, mai dare per scontato le cose e mai sottovalutare l'imprevedibilità dell'ovvio. Questa è una grande lezione che ho imparato sulle mie spalle, quindi probabilmente un giorno potrei anche tagliarli e quindi mi rimangerò tutte queste bellissime parole che ho detto, però potrei invece raggiungere anche lunghezze estreme. Fatto sta che adesso il mio obiettivo odierno è quello di raggiungere i 140 cm e poi ovviamente si vedrà, non so come si evolveranno le cose. E voi invece che lunghezza avete? Arrivereste mai ad avere una lunghezza come la mia, oppure vi trovate bene con la vostra lunghezza? Ed è soprattutto una lunghezza portabile o una lunghezza un po' più estrema? Ecco, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete darmi anche la vostra opinione su come curate i vostri capelli a secondo della vostra lunghezza. E niente ragazze, io penso che dopo aver parlato 800 miliardi di ore chiudo il video e vi lascio andare, non voglio tenervi oltre. Io vi auguro una buona settimana e noi ci vediamo al prossimo video.